Bene ragazzi, bentornati. Continuiamo a parlare di Kant, della critica della ragion pura. Come vi ricordate, nelle lezioni scorse abbiamo parlato della prima delle tre parti in cui Kant divide la critica della ragion pura, cioè l'estetica trascendentale. Abbiamo parlato quindi della sensibilità. Chiusa l'estetica trascendentale, vediamo la seconda delle tre parti della critica della ragion pura, cioè la analitica trascendentale. Qui non si parla più della sensibilità, ma dell'intelletto. Abbiamo detto che due sono le funzioni della mente per Kant che producono il processo di conoscenza. Primo la sensibilità e poi l'intelletto, d'accordo? C'è una terza funzione della mente, lo ripeto per l'ennesima volta, la ragione nel senso metafisico del termine, che sarà la protagonista della terza e ultima parte della ragion pura, cioè la dialettica trascendentale, che invece non può conoscere, è frustrata nel suo tentativo di conoscere. Quindi su tre funzioni che noi abbiamo, sensibilità, intelletto e ragione nel senso metafisico del termine, solo le prime due, sensibilità e intelletto, entrano nel processo di conoscenza, mentre la ragione metafisica non può conoscere, tuttavia avrà comunque un'importanza se ne deve parlare, come vedremo. Abbiamo visto che la sensibilità coglie il materiale della conoscenza, non vi è altro materiale della conoscenza se non quello intuito sensibilmente. Ricordate l'intuizione sensibile, non di tutto ciò che caratterizza l'oggetto esterno, ma solo del fenomeno, non del numero, ciò che si mostra ai sensi e può essere colto. Ricordate, l'intuizione sensibile può essere colta per quel che io posso conoscere dell'oggetto, perché viene riferita a un mio mondo percettivo, un mio mondo conoscitivo che è spazializzato e temporalizzato. Ricordate, attraverso i due trascendentali della sensibilità, spazio e tempo, io, cioè il soggetto percipiente, organizzo, costituisco il fenomeno, quello che posso conoscere dell'oggetto percepito, in base a queste due mie funzioni a priori che fissano in maniera universale necessaria il materiale sensibile, ok? Però abbiamo detto che tutte queste impressioni, tutte queste intuizioni sensibili, cioè i dati della sensibilità, tutte queste impressioni, fenomeni, lui le chiama intuizioni sensibili, non costituiscono ancora una vera conoscenza organizzata, perché per Kant, a differenza che per Hume, la conoscenza non è conoscenza separata di fenomeni autonomi l'uno dall'altro che non possono essere messi in relazione, come diceva Hume. Kant vuole superare il problema di Hume, lo scetticismo di Hume. A differenza di Hume, Kant dice che tutti questi fenomeni colti dalla sensibilità, queste intuizioni sensibili, possono essere messi in relazione tra loro, uniti, unificati, possano essere messi in relazione tra loro in base a un ordine universale e necessario, per far sì che la mia conoscenza della natura non sia soltanto una conoscenza di fenomeni staccati l'uno dall'altro, ma sia anche una conoscenza di una natura ordinata, d'accordo? La conoscenza quindi delle leggi universali necessarie che reggono i fenomeni della natura, ok? E quindi cosa succede? Come abbiamo detto anche altre volte, l'intelletto non produce il materiale della conoscenza, solo la sensibilità produce il materiale della conoscenza, il fenomeno, l'intuizione sensibile. L'intelletto che fa? Prende le intuizioni sensibili, i fenomeni dalla sensibilità e li unifica, li mette insieme appunto secondo un ordine necessario, secondo delle leggi di natura che vengono istituite a priori dalla conoscenza umana, anche in questo caso utilizzando delle conoscenze, dei modi di funzionare dell'intelletto che si chiamano conoscenze trascendentali. Quindi il punto è che l'intelletto, per completare il processo di conoscenza,
ha solo una funzione di unificazione. Prende il materiale della sensibilità, lo unifica, lo mette in relazione al suo interno, e quindi l'intelletto non ha una funzione creatrice, non esiste un'intuizione intellettuale, io non colgo qualcosa direttamente dall'oggetto esterno con l'intelletto, lo faccio solo con la sensibilità. L'intelletto conclude la conoscenza perché prende i materiali della sensibilità e li unifica, quindi è solo una funzione di organizzazione, di unificazione. Come fa l'intelletto a fare questo? Attenzione, l'intelletto produce concetti. Abbiamo detto ciò che generalmente noi chiamiamo idee sono in realtà dei concetti, d'accordo? Ci sono vari tipi di concetti di cui parla Kant, concetti empirici, concetti matematici, così via. Lasciamo perdere questa classificazione perché è un po' difficile. Per esempio, concetti empirici. Se la sensibilità all'intuizione sensibile di un cavallo empirico particolare che è di fronte a me, lo vedo, l'intelletto produce il concetto del cavallo, d'accordo? Il concetto del cavallo. Io quel cavallo non lo vedo più, non è più oggetto di un'intuizione sensibile, di una percezione, d'accordo? Nella mia mente però mi rimane il concetto del cavallo, quindi un concetto empirico. Naturalmente l'intelletto produce moltissimi concetti, migliaia di concetti. Però attenzione, come nella sensibilità, anche all'interno del concetto possiamo distinguere una materia e una forma, vi ricordate? Se io astraggo dal contenuto del concetto, cioè dalla materia del concetto, mi rimane soltanto una forma pura, d'accordo? E quindi anche l'intelletto ha dei suoi trascendentali che non possiedono una materia, un contenuto, esattamente come spazio e tempo i trascendentali della sensibilità, ma sono soltanto dei modi di funzionare, delle modalità di funzionare del mio intelletto in quanto funziona a priori, ok? Quindi alcuni di questi concetti, depurati dalla materia, mi danno dei concetti puri, concetti a priori. A priori. Questi concetti puri o questi concetti a priori sono 12 e sono i trascendentali dell'intelletto, mentre i trascendentali della sensibilità erano 2, spazio e tempo. Questi 12 concetti puri o a priori, pura forma, pura modalità di funzionamento dell'intelletto, sono i trascendentali dell'intelletto, d'accordo? Concetti puri, forme a priori dell'intelletto. Sono 12. Come funzionano? Cioè, attenzione, ognuno di questi 12 concetti, scrivo qua concetti, unifica il sensibile intuito in ognuno di questi 12 concetti dell'intelletto, forme pure, concetti puri dell'intelletto, unifica a priori il materiale della sensibilità, il sensibile intuito, in 12 tipi di giudizi sintetici a priori. Ok? La sensibilità, l'intuizione sensibile ha dato all'intelletto un S, ricordate, S e P, devono essere connessi, ha dato un fenomeno, un altro fenomeno, un altro fenomeno, oppure un'intuizione sensibile, un'altra intuizione sensibile, un'altra intuizione sensibile, sono scollegati tra di loro. L'intelletto, attraverso i concetti puri, i trascendentali dell'intelletto, le forme pure, i 12 concetti puri dell'intelletto, 12 concetti puri dell'intelletto, fa sì che questi S, queste intuizioni sensibili, questi fenomeni
formino dei giudizi sintetici a priori, ricordate, con la proposizione S è P oppure S sono P. Cioè i fenomeni vengono ordinati in base a delle leggi, in base, attenzione, con delle regole che sono universali e necessarie, oggettive. Quindi fate attenzione che Kant chiama questi 12 concetti puri o trascendentali dell'intelletto, li chiama, scusate cambio pennarello, li chiama categorie, riprendendo un termine aristotelico. Semplicemente Kant però dà alle categorie un significato molto diverso rispetto al termine categoria in Aristotele, quindi non stiamo a sottilizzare, è inutile fare il confronto su questo termine tra Aristotele e Kant, è una cosa che a me sembra assolutamente superflua. Quindi questi 12 concetti puri, modalità di funzionamento dell'intelletto, a priori prendono le intuizioni sensibili della sensibilità e i fenomeni che la sensibilità ci dà e le unificano in base a dei giudizi sintetici a priori con delle regole. Un certo fenomeno sarà un soggetto unito ad un altro fenomeno che sarà un predicato in un certo tipo di giudizio sintetico a priori. Secondo me, se facciamo degli esempi si capisce meglio. Io ho la tavola dei 12 giudizi e delle 12 categorie, vedete, non li ho imparati a memoria, d'accordo? Soltanto un professore pazzo potrebbe chiedervi dimmi tutti i 12 giudizi, dimmi tutte e 12 le categorie e accoppiali correttamente, d'accordo? Prendiamo per esempio i primi giudizi. C'è un giudizio sintetico a priori che è di tipo singolare, ok? C'è un giudizio sintetico a priori che è di tipo particolare, ok? C'è un giudizio sintetico a priori che è di tipo universale. Prendiamo questi tre dei 12 tipi di giudizi sintetici a priori. Tra l'altro Kant li raggruppa a 3 in 4 gruppi. Quindi questi primi 3 dei 12 giudizi sintetici a priori, lui li chiama giudizi di quantità. Fanno parte di un gruppo di giudizi di quantità, d'accordo? Al giudizio singolare corrisponde la categoria di unità. Al giudizio particolare corrisponde la categoria di pluralità. Al giudizio universale corrisponde la categoria di totalità. Voi direte, vabbè, è difficile, già non si capisce niente. Cerchiamo di fare un esempio. Il giudizio singolare è un giudizio che dice questo A è un B, capite? È uno dei 12 tipi di giudizi sintetici a priori, possono essere di 12 modalità diverse. Questo A è un B. Per esempio, questo tavolo è un mobile, d'accordo? Allora, io, capite, con la sensibilità e poi con i concetti dell'intelletto, ho l'immagine sensibile, d'accordo? Ho l'intuizione sensibile di questo tavolo e poi ho delle intuizioni sensibili, ho dei concetti di un mobile, di più mobili del mobile, d'accordo? Allora, queste cose però non sono messe insieme. Da una parte la sensibilità mi ha dato questo tavolo, il fenomeno, l'intuizione sensibile di questo tavolo. Dall'altra parte mi ha dato l'intuizione sensibile di differenti mobili, d'accordo? E io ho anche il concetto empirico del mobile, ok? Allora, per poterli mettere insieme e dire questo tavolo è un mobile, non è qualcos'altro, d'accordo? È un mobile. Io a priori devo avere nella mia mente la categoria, il concetto puro dell'intelletto dell'unità, d'accordo? Dell'unità. Cioè, io non potrei mettere insieme questo tavolo soggetto e il mobile predicato in un giudizio sintetico a priori in cui soggetto e predicato si unificano, un giudizio sintetico a priori di tipo singolare che dice questo tavolo è un mobile, se non unificassi a priori, d'accordo, queste rappresentazioni a priori e le fissassi in maniera universale e necessaria con il concetto puro
che ho nel mio intelletto di unità, cioè io sin dalla nascita, in maniera innata, possiedo questo modo di funzionare del mio intelletto, che è l'unità. Mi rendo conto di avere la categoria di unità, di capire che cos'è l'unità, solamente quando faccio questo tipo di ragionamento sintetico a priori, d'accordo? Vediamo un altro tipo di giudizio, il giudizio di sintetico a priori di tipo particolare, dice che alcuni A sono B. Questo è un altro tipo di giudizio sintetico a priori. Per esempio, alcuni tavoli sono bianchi. Io ho la rappresentazione del tavolo, dell'altro tavolo, dell'altro tavolo e poi ho anche la rappresentazione del banco, del bianco, del nero, del rosso, ok? Io non potrei mai mettere insieme il soggetto tavolo è il predicato bianco in un giudizio del tipo particolare che dice alcuni tavoli sono bianchi, se non avessi capite a priori in me dalla nascita la categoria, il concetto puro dell'intelletto di pluralità. Io prima ho in me il concetto puro, la categoria dell'intelletto di pluralità. Ed è solo per questo che io posso mettere insieme alcuni banchi come soggetto e bianco come predicato per dire alcuni bianchi, alcuni tavoli sono bianchi, capite? Ci sono 12 tipi di giudizi sintetici a priori, quindi 12 tipi di unificazione tra un soggetto e un predicato. E questi 12 tipi di unificazione vengono fatti a priori perché io già possiedo nella mia mente, nel mio intelletto, una di queste categorie che permette a ogni categoria di formulare in maniera universale e necessaria ogni tipo di giudizio. Non so se mi sono spiegato. Prendiamo il giudizio sintetico a priori di universale che dice tutti gli A sono B, d'accordo? Tutti gli A sono B. Tutti gli A sono B. Per esempio, se vogliamo continuare a fare il concetto di l'esempio, no, del tavolo, possiamo dire tutti i tavoli sono a più gambe, d'accordo? Devono avere almeno più di una gamba, se no non è un tavolo. Tutti i tavoli sono a più gambe. Se io non avessi già in me innato la categoria, il concetto puro dell'intelletto di totalità, non potrei prendere, non potrei avere, capite, l'idea di mettere insieme tutti i banchi e accoppiarli con un predicato che io riconosco che esiste in tutti i banchi, cioè il fatto di avere più di una gamba, d'accordo? E queste cose i soggetti resterebbero frantumati e resterebbero frantumati tra loro. Io vedo un altro banco ancora. Per poter unificare tutti questi banchi nel soggetto tutti i banchi, d'accordo? Devo avere a priori nel mio intelletto la categoria di totalità, altrimenti non posso prendere il banco A, il banco B, il banco C e dire e pensare tutti i banchi come un unico soggetto, d'accordo? E tutti i banchi come un unico soggetto che sono a più di una gamba, d'accordo? Quindi, altrimenti io vedo un tavolo, un altro tavolo, un altro tavolo, tutti hanno più di una gamba, vedo le gambe, non riuscirei però mai nella mia mente, capite, a mettere insieme il soggetto tutti i tavoli con il predicato il soggetto tavoli con il predicato gamba e a pensare che non alcuni, non uno di questo tavolo, ma tutti hanno più di una gamba. Cioè lo faccio perché alla base posso unificare soggetto e predicato, che altrimenti resterebbero scissi, perché lo faccio a priori, fissandoli in maniera universale in un certo tipo di giudizio sintetico a priori, perché già in me ho
innato il concetto puro, cioè la categoria di totalità. Non so se mi sono riuscito a spiegare con questi esempi, d'accordo? E ehm, ovviamente, come abbiamo visto nel caso di spazio e tempo, queste categorie, concetti puri dell'intelletto, che sono 12, non sono qualcosa che abbia un contenuto, cioè delle idee che abbiano un contenuto, sono pura forma, sono modi di funzionare del mio intelletto. Unità, pluralità o totalità non mi fanno pensare a nessun tipo di contenuto, mi fanno soltanto esprimere un procedimento formale, d'accordo? Cioè riunire un soggetto che è uno ad un predicato, oppure riunire un soggetto che sono alcuni ad un predicato, oppure riunire un soggetto che sono tutti membri della stessa specie ad un predicato, d'accordo? Non sono idee che hanno dei contenuti, ok? Sono solo modi di funzionare del mio intelletto che permettono di unificare i soggetti e i predicati nel modo che abbiamo detto, facendo anche degli esempi, d'accordo? Questo per quanto riguarda la quantità. E se vediamo i 3 giudizi di qualità, magari non li vediamo tutti e 12, i tipi di giudizio, i tipi di categorie, pennarelli iniziano a non scrivere. Allora, i giudizi di qualità, per esempio, sono sempre 3, sono il giudizio affermativo, il giudizio negativo e il giudizio infinito. Alcuni termini che usa Kant sono discutibili, d'accordo? Il tipo di giudizio sintetico a priori affermativo corrisponde alla categoria, concetto puro dell'intelletto, trascendentale di realtà. Il giudizio negativo corrisponde alla negazione, cioè al concetto puro, al trascendentale dell'intelletto di negazione. Il giudizio infinito corrisponde al concetto di puro, cioè al trascendentale, al modo di funzionare a priori dell'intelletto che io chiamo limitazione, d'accordo? Per esempio, facciamo un solo esempio che è abbastanza semplice, più facile degli altri tipi di giudizio. Il giudizio di qualità di tipo negativo dice A non è B, ok? Per esempio, il tavolo non è un muro. Allora, io ho visto un tavolo, un altro tavolo, un altro tavolo, un muro, un altro muro, un altro muro. Questi sono i contenuti, cioè i fenomeni, i contenuti delle intuizioni sensibili, della sensibilità, le intuizioni sensibili. La sensibilità li passa pari pari all'intelletto, che non può aggiungere niente, non può creare niente, non può modificarli, li riceve, ok? L'intelletto però li mette insieme in maniera ordinata. Io, se non avessi in me il trascendentale sin dalla nascita, il concetto puro, categoria di negazione nella mia mente, io non potrei ordinare tutti i fenomeni in un giudizio, tutti i fenomeni che vi ho detto prima nell'esempio, in un giudizio sintetico a priori del tipo negativo, d'accordo? Cioè io non potrei dire il tavolo non è un muro. Per poter, capite, accoppiare il soggetto tavolo al soggetto muro, paragonarli tra di loro, compararli nella mia mente, metterli insieme e dire ah, devono essere messi insieme con una relazione negativa, perché il tavolo non è il muro. Io non potrei farlo se non avessi già la negazione dentro di me come modo di funzionare del mio intelletto, d'accordo? E allora ogni tanto vado in giro, c'ho la negazione, e molte volte applico questa negazione alle cose che vedo, che alle cose che esperisco con i sensi, con la sensibilità. Vedo alcuni tavoli, un tavolo, un tavolo, un tavolo, vedo un muro, un muro, un muro, resterebbe così la mia conoscenza. Vedo il tavolo A, il tavolo B, il tavolo C, vedo il muro A, il muro B, il muro C. Io posso invece unificare tutti questi dati sensibili
nel senso di ci penso, ci rifletto, ci sono tanti tavoli sono così, ci sono tanti muri sono così, nessun tavolo è un muro, sono due cose diverse e quindi posso dire il tavolo non è un muro, posso fare questa unificazione tra i tavoli che ho visto con l'esperienza e i muri che ho visto con l'esperienza soltanto perché a priori io fisso, ordino e congiungo in un certo modo e non in un altro tutte queste intuizioni sensibili in quanto a priori io agisco su di esse con questo principio, cioè con questa categoria, con questo concetto puro dell'intelletto, la negazione, che io possiedo da sempre nella mia mente prima di vedere tavoli o muri, ma come tutti i trascendentali io capisco di avere la negazione, capisco che cos'è, capisco che esiste dentro di me, solo se è quando la negazione si attiva in presenza di oggetti esterni che permettono l'esperienza, d'accordo? Anche le categorie dell'intelletto non possono funzionare senza l'esperienza. L'intelletto è una modalità di conoscere successiva che completa l'esperienza, d'accordo? Quindi i concetti puri, le categorie dell'intelletto non opererebbero, io non saprei neanche di averle dentro di me se non vi fosse una esperienza. Spero che si sia capito. Ci sono tutta una serie, voi direte, vabbè adesso è finita la conoscenza in Kant, abbiamo unificato i fenomeni attraverso i concetti puri, l'intelletto finisce qui, no, qui comincia il difficile, ci sono tutta una serie di problemi. Allora, in realtà abbiamo visto queste funzioni pure dell'intelletto sintetizzano, unificano i dati dell'intuizione, d'accordo? Quindi l'intelletto mediante le categorie istituisce una connessione tra oggetti, o meglio tra rappresentazioni di oggetti. Questa connessione forma un giudizio, uno dei 12 tipi di giudizi sintetici a priori. Tra l'altro voi direte non vi ho parlato delle altre 6 categorie, ci sono altre 3 categorie di relazione e altre 3 categorie di modalità, sono un po' difficoltose, però per esempio una delle categorie di relazione molto importante è la categoria della causalità e dipendenza, cioè causa-effetto, il problema di Hume che Kant vuole superare. Causa-effetto, ok? Allora, causa-effetto è una delle categorie. Attenzione, Hume negava che la relazione causa-effetto, il nesso causa-effetto esistesse nella realtà. Kant come si cava d'impaccio? Lui dice che effettivamente, attenzione, noi non possiamo sapere se la relazione causa-effetto tra i fenomeni, tra gli oggetti esterni, davvero esiste fuori di noi nella realtà. Però si cava d'impaccio in questo modo, forse l'avete già capito, siamo noi che la istituiamo, cioè causa-effetto, invece di ricercarla nella realtà, la ricerco nella mia mente, perché sono uno, perché rappresentano uno dei trascendentali dell'intelletto, d'accordo? C'è un problema però, Kant ha veramente superato lo scetticismo di Hume in relazione all'impossibilità, diceva Hume, di mettere in relazione i fenomeni con il nesso causa-effetto, perché Kant dice che il nesso causa-effetto esiste, universale, è necessario, funziona per tutte le menti umane nello stesso modo, ma perché? Non perché gli oggetti, i fenomeni siano messi in relazione di causa-effetto all'interno della natura, sono messi in relazione di causa-effetto all'interno del nostro intelletto, cioè noi vediamo la natura
ordinata in base alla relazione causale, ma non c'è nessuna sicurezza che nella natura sia oggettivamente così. Siamo noi, capite, che istituiamo la legalità della natura, il rapporto causa-effetto, l'ordine, l'inviolabilità delle leggi della natura. Ma questo è un problema. Per questo motivo Kant, capite, sarà accusato di idealismo. Vedremo che molti idealisti tedeschi diranno di interpretare e comunque di non tradire quello che ha detto lo stesso Kant. Kant vivrà abbastanza a lungo per protestare, dicendo no, io non ho detto che il soggetto, che l'io, che l'intelletto, che la mente umana si inventa delle cose. Va bene? Però in realtà, pensateci, lui rendendo la relazione causa-effetto una categoria, lui la chiama della causalità e della dipendenza, porta a pensare appunto che la legalità della natura, l'ordine necessario delle leggi di natura, il rapporto tra causa-effetto tra i fenomeni, lo istituiamo noi soggettivamente, cioè noi esseri umani che abbiamo tutti l'intelletto che funziona in questo modo e quindi il nostro intelletto ci fa conoscere i fenomeni della natura ordinati come in relazione di causa-effetto, in maniera inviolabile, in base a delle leggi immutabili. Però siamo noi, capite, che istituiamo le leggi, il nesso causa-effetto, la regolarità della natura, perché abbiamo in noi a priori da sempre questo trascendentale che ci fa interpretare così i fenomeni. Però noi non possiamo mica sapere che se i fenomeni senza di noi vanno così, d'accordo? Quindi il rischio di soggettivismo, di idealismo, di intelletto creativo, intelletto che crea la natura, è ovviamente un rischio molto forte. Kant si difenderà da questa accusa di idealismo, ma molti diranno: guarda Kant, tu hai scritto così, tu in realtà magari senza volerlo hai fondato l'idealismo tedesco, d'accordo? Quindi c'è questo problema. E anche il problema della sostanza, questo è ancora più difficile. Ricordate che Hume negava pure l'esistenza della sostanza. Anche in questo caso Kant se la cava dicendo la sostanza è un nostro modo universale in tutti gli uomini di concepire i fenomeni, perché anche la sostanza è una categoria, lui la chiama esistenza in esistenza, che corrisponde al giudizio sintetico a priori tipo assertorio. Non vi ho detto a quale giudizio sintetico a priori corrisponde la categoria della causa-effetto, corrisponde al giudizio ipotetico. Se A, allora B, ok? Direbbe Hume, se c'è il fulmine, allora subito dopo c'è il tuono. Noi conosciamo con la sensibilità il fulmine, il fulmine, il fulmine, il tuono A, il tuono B, il tuono B, il tuono C, ma è solo a priori nell'intelletto che noi organizziamo queste cose dicendo che se c'è il fulmine subito dopo c'è il tuono, d'accordo? Quindi questo è un problema che forse magari va anche d'accordo al di là delle mie possibilità. Ma poi c'è un altro problema. Kant vuole essere pignolo, essere molto preciso, d'accordo? Il problema è capire come ci sia una condizione di possibilità di conoscenza degli oggetti che sia oggettiva. Cioè, chi ci garantisce che i concetti puri dell'intelletto, le categorie, possano essere applicate ai fenomeni? Chi ci garantisce che i concetti puri dell'intelletto, le categorie, possano essere applicate in modo uguale tra tutte le persone umane, in modo universale e necessario ai fenomeni, agli oggetti dell'esperienza? Il problema si pone, attenzione, perché l'intelletto, come sapete, non agisce, non lavora direttamente sui fenomeni, sulle intuizioni. L'intelletto lavora sulle rappresentazioni delle intuizioni. Cioè,
Il problema, cerco di spiegarmi, non si pone con la sensibilità, perché la sensibilità opera direttamente con gli oggetti esterni, d'accordo? Invece l'intelletto non opera direttamente con gli oggetti esterni, perché non c'è un'intuizione intellettuale. L'intelletto opera con le rappresentazioni che la sensibilità dà all'intelletto degli oggetti esterni. Quindi l'intelletto opera unificando, no? Mettendo in relazione universale e necessaria gli oggetti esterni, i fenomeni esterni, in maniera indiretta, d'accordo? Quindi, come facciamo a sapere che le categorie dell'intelletto si possono applicare ai fenomeni? Come facciamo a sapere che queste categorie dell'intelletto si applicano ai fenomeni in modo universale e necessario, sempre allo stesso modo, ciascuna categoria per ciascuno dei 12 giudizi sintetici a priori? Dobbiamo dimostrarlo. Ci vuole la deduzione trascendentale, quella che Kant chiama con un termine forse inutilmente complicato, deduzione trascendentale. La deduzione trascendentale delle categorie, che significa? Lui usa questo termine in senso giuridico. Una deduzione all'epoca nel linguaggio giuridico significava una legittimità di una pretesa, la dimostrazione di una pretesa. Per esempio in un processo io voglio dimostrare una pretesa, dimostrare che quella pretesa è legittima, io devo fare quindi la deduzione, d'accordo? Quindi deduzione trascendentale delle categorie, che sembra un'espressione stranissima, significa la dimostrazione della pretesa che le categorie hanno di applicarsi ai fenomeni, anche se loro non lavorano direttamente con i fenomeni, ma con quello che la sensibilità passa all'intelletto, cioè con rappresentazioni di fenomeni. Ritorna ovviamente la famosa metafora kantiana del tribunale della ragione. Siamo di fronte a un tribunale, questa è l'epoca dell'illuminismo, bisogna criticare nel senso, ricordate, etimologico, krinomai, il verbo greco, bisogna giudicare tutto, quindi bisogna anche, non si può far passare niente. Bisogna dimostrare che le categorie abbiano una legittima pretesa di applicarsi ai fenomeni, quindi ci vuole la deduzione trascendentale delle categorie, d'accordo? Allora, le categorie, abbiamo visto, sono la condizione a priori della possibilità dell'esperienza. Non ci potrebbe essere l'esperienza sensibile se non c'è poi l'intelletto che unifica i dati dell'esperienza sensibile. Proprio per questo motivo ci vuole un principio di unificazione, d'accordo? Nell'intelletto c'è un principio di unificazione generale, d'accordo, universale, un principio di unificazione che fa in modo che l'intelletto possa unificare tutte le rappresentazioni degli oggetti sensibili, d'accordo? Quindi questo principio di unificazione, secondo Kant, è l'io penso. L'io penso che lui chiama anche appercezione trascendentale. Appercezione che vuol dire appercezione? Appercezione, non percezione. Appercezione con 2P non è un termine che inventa lui, lo usano tanti altri filosofi, tra cui Leibniz. Kant fa molto riferimento a Leibniz. La appercezione è una percezione consapevole, che vuol dire che nel mentre io percepisco sono anche consapevole di percepire, d'accordo? Voi dite, ma io non capisco. Allora, io percepisco questo tavolo, ho la visione, ho la percezione visiva di questo tavolo. Io faccio due cose, cioè ho la percezione visiva di questo tavolo, ma contemporaneamente penso, oh guarda, sto avendo questa percezione visiva. Non so se mi spiego. Cioè, la percezione è accompagnata dalla consapevolezza che io, proprio io, sto avendo questa percezione.
Cioè io faccio un duplice movimento di pensiero, atto di pensiero. Quando io percepisco questo tavolo, automaticamente penso anche che lo sto percependo, cioè contemporaneamente lo percepisco, ho la percezione, contemporaneamente ho la consapevolezza che io, proprio io in un altro, in questo momento lo sto percependo, d'accordo? È come quando io scrivo, no? Quando io scrivo, non scrivo soltanto, io mi rendo conto di scrivere, non so se l'esempio è calzante, cioè la percezione è una percezione accompagnata da uno stato interno psichico della coscienza che si accorge che in quel momento sta percependo. Non so se mi spiego. Ed è proprio questo, la percezione, cioè io penso, che permette di unificare tutti, che permette di unificare tutti i fenomeni sensibili eh, da parte dell'intelletto, perché l'intelletto non percepisce, d'accordo? Non coglie soltanto le rappresentazioni sensibili che la sensibilità gli passa. L'intelletto nel mentre le coglie, nel mentre le percepisce, pensa che le sta percependo. Oh, io, proprio io, c'è un io penso, il mio pensiero, il mio io durevole nel tempo, una coscienza durevole nel tempo che le sta percependo. D'accordo? Percepisco un tavolo, la rappresentazione di un tavolo, la rappresentazione di un muro, nell'ordine del tempo poi dico il tavolo non è un muro, vi ricordate? Io sono sempre io che prima ho la rappresentazione del tavolo, poi la rappresentazione del muro, poi ho l'idea del giudizio sintetico a priori, il concetto logico, il tavolo non è un muro. Cioè un io penso, una coscienza che dura nel tempo e che mi convince che tutte queste cose che io faccio in ordini diversi del tempo le faccio sempre io, cioè sono unificate dal mio io, proprio perché io percepisco e mi rendo conto di essere sempre lo stesso io. Spero di essere riuscito a, insomma, in qualche modo a spiegarmi, d'accordo? Principio di unificazione universale, lo chiama Kant, lo chiama principio di unificazione universale, principio di unificazione universale, io penso, o anche lo chiama principio formale di unificazione del pensiero, d'accordo? Qualcuno di voi forse l'ha già capito. Principio formale di unificazione del pensiero vuol dire che l'io penso è un trascendentale. È il trascendentale che viene prima, non nel senso cronologico, ma nel senso logico, di tutti gli altri trascendentali. Quindi i trascendentali sono i due della sensibilità, spazio e tempo, le 12 categorie dell'intelletto, e quindi 12 più 2 fa 14. Abbiamo un quindicesimo trascendentale, quello fondamentale, cioè l'io penso, senza il quale gli altri 14 trascendentali non potrebbero funzionare e la conoscenza comunque non esisterebbe, d'accordo? Volevo leggervi qualche frase dello stesso Kant. L'io penso, scrive Kant, deve poter accompagnare tutte le mie rappresentazioni. In caso diverso si darebbe in me la rappresentazione di qualcosa che non potrebbe essere pensato, d'accordo? Quindi il mondo dei fenomeni, la sensibilità, l'esperienza stessa è possibile, è conoscibile grazie ad un'originaria, ancestrale funzione unificatrice dell'intelletto, che è un'attività del soggetto, dell'io penso. Inevitabile riferimento all'io penso cartesiano, Kant, lo vedremo in seguito, vedremo le implicazioni, sostiene che l'io penso cartesiano non è una sostanza ma un trascendentale, cioè un modo di funzionare della mia mente, d'accordo? L'io penso, l'io, non è una sostanza, d'accordo? Non si può dimostrare che è una sostanza spirituale diversa dal corpo come ha pensato di fare Cartesio. Secondo Kant l'io penso è un trascendentale, un modo di funzionare del mio intelletto che unifica, ha la funzione di unificare tutto il mondo dei fenomeni nel soggetto, d'accordo? Nell'attività del soggetto.
tutto. C'è un principio formale di unificazione del pensiero ed è una precondizione affinché possano avvenire sia tutte le esperienze sensibili, sia tutti gli atti intellettuali. È una precondizione formale, un principio formale, una condizione, una precondizione fondamentale di possibilità dell'esistenza stessa, della possibilità stessa della conoscenza del mondo. E infatti Kant lo chiama anche, io penso, autocoscienza universale, d'accordo? Autocoscienza universale originaria. Ma in quanti modi chiama l'io penso? Soltanto attraverso questo principio di unificazione che è alla base di tutti i miei atti mentali, io posso avere la conoscenza. Voi direte, ma è una cosa soggettiva, è una cosa che sta nel soggetto, che sta nell'io, che sta nell'io penso. E ovviamente state iniziando a conoscere Kant, lui dice che sì, è una cosa soggettiva dell'io penso, ma lui non pensa d'accordo cioè è una cosa soggettiva, però tutti i soggetti umani funzionano allo stesso modo, hanno questa autocoscienza universale originaria in maniera identica l'uno all'altro. Quindi è soggettivo, però è universale e necessario, perché fa in modo che in tutti i soggetti umani funzioni così, d'accordo? Un'autocoscienza originaria. Scrive Kant: se io non avessi questa autocoscienza originaria, io dovrei avere un io variopinto, famosa espressione di Kant. Io dovrei avere un io variopinto e differente alla stessa stregua delle rappresentazioni delle quali ho coscienza. L'io penso rende possibile l'esperienza del mondo esterno, ma anche il fatto che il soggetto stesso possa appunto unificare il molteplice intuito, che l'intelletto attraverso l'io penso possa applicarsi ai fenomeni. D'accordo? Volevo vedere se potevo leggervi qualche altra frase di Kant su questo. So che non è una cosa proprio facilissima, io penso, ho cercato di spiegarvelo nel modo migliore possibile per me. Quindi è una cosa soggettiva, l'io penso, però Kant non sta parlando di un soggetto sostanza come quello della metafisica, di un'anima, di un io empirico differente da un altro io, di un altro essere umano. Sta parlando di un principio formale di unificazione del pensiero che è identico in tutti i soggetti umani, d'accordo? In tutti i soggetti umani. E quindi qual è la conclusione, diciamo così, di delle funzioni dell'intelletto, d'accordo? Se non ci fosse questa autocoscienza universale originaria, il mondo dei fenomeni resterebbe incompreso, il mondo dei fenomeni non avrebbe alcuna possibilità di conoscenza oggettiva, d'accordo? La natura resterebbe un insieme di fenomeni staccati. Invece con l'io penso, col principio di unificazione del pensiero, con l'autocoscienza universale, con la percezione trascendentale, io passo a considerare la natura non come un insieme di fenomeni staccati, ma come un insieme di leggi, d'accordo? Leggi che reggono tutti questi fenomeni. E anche in questo caso c'è il problema che abbiamo evidenziato con la faccenda del nesso causa-effetto, cioè Kant non può dire che le leggi esistono nei fenomeni. Le leggi che ordinano
mettono in relazione scientifica, mettono in relazione i fenomeni in base a teorie scientifiche invariabili, eterne e immutabili, sono costituite da noi, cioè dai trascendentali che noi abbiamo. Dice Kant, vediamo se riesco a trovare le parole di Kant, le leggi scientifiche, le leggi con cui si connettono universalmente e necessariamente ai fenomeni, le leggi non esistono nei fenomeni, ma solo relativamente al soggetto a cui i fenomeni ineriscono, in quanto possiede un intelletto. L'intelletto non ricava le leggi della natura dalla natura, al contrario è l'intelletto che dà alla natura le sue leggi, è l'intelletto che prescrive alla natura le leggi universali e necessarie. Se noi non avessimo l'io penso, l'intelletto non potrebbe farlo perché non potrebbe unificare niente. Capite il pericolo di idealismo? Chi mi dice che le leggi davvero esistono oggettivamente? Tu stesso Kant hai detto che è il soggetto che interpreta la natura come se fosse organizzata attraverso leggi necessarie. Siamo noi i soggetti, sarà pure un soggetto unificante, d'accordo? Una coscienza collettiva, universale di tutti gli esseri umani, però di fatto è l'intelletto che dà le leggi scientifiche alla natura, che le prescrive ad esse, non le ricava dalla natura. Quindi questa è l'attività unificatrice dell'intelletto. Kant continua, noi conosciamo il nostro proprio soggetto solo come fenomeno, non per quello che esso è in se stesso, d'accordo? Quindi, come abbiamo visto, noi conosciamo solo il fenomeno, non il numeno. Per quanto ne possiamo unificare, considerare necessarie, ordinate, universali leggi della natura, questa attività unificatrice dell'intelletto, questa attività legislatrice dell'intelletto nei confronti della natura, si esercita sempre e solo nell'ambito dei dati dell'intuizione sensibile, nell'ambito della sfera empirica, d'accordo? In nessun modo l'io penso può applicarsi a qualcosa che non sia empirico. L'io penso, come tutte le funzioni dell'intelletto, si limita a unificare, non può creare come un intelletto divino. Spero di essere riuscito a spiegare più o meno l'intelletto. Voi direte, oh finalmente c'era pure di mezzo l'io penso, però abbiamo capito come l'intelletto unifica i fenomeni colti dalla sensibilità a priori grazie a spazio e tempo, l'intelletto li unifica attraverso dei giudizi che sono possibili grazie ad altre 12 categorie, 12 trascendentali, cioè le 12 categorie dell'intelletto ed è finita qui. Purtroppo non è finita qui l'analitica trascendentale, perché noi abbiamo parlato dell'analitica dei concetti, ma ci sono delle regole. Kant dice che le categorie dell'intelletto, ok, abbiamo dimostrato con la deduzione trascendentale, con l'io penso, che possono applicarsi ai fenomeni, ok? Però dobbiamo ancora definire le regole con cui queste categorie dell'intelletto si applicano ai fenomeni, in un modo oppure nell'altro, se no, attenzione, ciascuno di noi potrebbe utilizzare le categorie in maniera soggettiva, d'accordo? Invece le categorie abbiamo dimostrato che possono applicarsi ai fenomeni, abbiamo fatto la deduzione trascendentale delle categorie, abbiamo dimostrato che la pretesa delle categorie di applicarsi ai fenomeni esiste, è giusta, però dobbiamo dimostrare ancora quali sono le regole, quali sono i principi, quali sono gli schemi con cui, capite, con precisione, le categorie dell'intelletto si applicano ai fenomeni.
Quindi ci vogliono delle regole per il funzionamento preciso delle categorie dell'intelletto, altrimenti ognuno le utilizzerebbe soggettivamente, verrebbe fuori un'unificazione differente tra me e qualcun altro. Noi abbiamo parlato dell'analitica dei concetti, delle categorie dell'intelletto, però ci manca ancora di parlare della cosiddetta analitica dei principi, e per principi Kant intende proprio le regole con cui le categorie si applicano ai fenomeni. E questi principi, per poter funzionare, hanno bisogno degli schemi, e quindi abbiamo anche in Kant lo schematismo trascendentale. Vedremo queste ultime cose, vi anticipo, piuttosto difficili, che hanno dato luogo a dibattiti, a differenti interpretazioni. Queste teorie di Kant, quelle dell'ultima parte dell'analitica trascendentale, sono proprio le più difficili della filosofia di Kant, quindi non necessariamente scenderemo proprio nel dettaglio, perché io non sono uno studioso, un esperto di Kant, devo essere umile. Ci vediamo la prossima volta.